Oggi prepareremo i biscotti quaresimali. I biscotti quaresimali, tipici appunto del periodo della Quaresima, sono un vero e proprio simbolo della pasticceria dell'isola. Sono caratterizzati da un profumo delicato, una consistenza friabile e una dolcezza irresistibile. Inoltre la ricetta non prevede l'uso né del latte né dei suoi derivati, quindi è perfetta per coloro che sono intolleranti al lattosio. Prepararli è molto semplice, quindi allacciate il grembiuli che iniziamo subito a cucinare. Allora iniziamo con l'inserire all'interno di una ciotola 600 g di farina di mandorle. Inseriamo poi 150 g di farina 00, poi la metà della dose prevista dello zucchero, quindi 300 g, un cucchiaino di cannella e la scorza di 2 limoni biologici. E per ultimo un po' di vanillina. E iniziamo a lavorare il composto con le mani, cercando di rimuovere eventuali grumi. Ora prendiamo un'altra ciotola dai bordi alti e inseriamo 6 albumi, l'altra metà dello zucchero, quindi altri 300 g, e un pizzico di sale. E lavoriamo il tutto con le fruste elettriche. Incorporiamo ora le polveri poco alla volta. Avendo cura di mescolare dal basso verso l'alto. Procederemo in questo modo fino a incorporare tutte le polveri. Quando il composto inizierà a prendere corpo, possiamo aggiungere la restante farina e poi possiamo lavorare il tutto con le mani. Una volta finito di impastare, inseriamo per ultime le mandorle, 200 g. E terminiamo di impastare. Non vi preoccupate se il panetto viene leggermente appiccicoso, è normale che sia così. E ora dividiamo il panetto in 2 parti. E con ogni parte dobbiamo ottenere un filone. Se l'impasto si attaccherà un po' alle mani, servitevi di un po' di olio di semi. Una volta pronto il primo filone lo trasferiamo all'interno di una leccarda, che abbiamo già rivestita con carta forno o con tappetino microforato. Prepariamo l'altro filone e poi saremo pronti per la prima cottura. Cuociamo ora i nostri biscotti quaresimali con forno statico 200 gradi per circa 15-20 minuti. Una volta sfornati li lasciamo raffreddare e poi saranno pronti per essere tagliati. Li taglieremo con uno spessore di circa 1,5 cm. Non temete se all'interno risulteranno ancora umidi, poi cuoceranno nuovamente nel forno. Una volta tagliati li disponiamo di nuovo nella leccarda, ma questa volta in questa posizione. E adesso siamo pronti per la seconda cottura, quindi li inforniamo questa volta a 150 gradi per circa 20 minuti. Ma a metà cottura, quindi dopo 10 minuti, li gireremo e li faremo cuocere altri 10 minuti per un totale appunto di 20 minuti, in modo che cuoceranno in modo uniforme. E adesso i nostri biscotti quaresimali sono pronti per essere gustati. Pronto e servito! Pronto e servito.